rispetto alla sua teoria, una delle possibili teorie per la datazione della piramide rispetto a come veniva raffigurata la Luna. Sì. Per capire, leggo solo il pezzettino, il trafiletto minuscolo. Mi venne in mente di osservare come la natura veniva disegnata dagli antichi costruttori delle piramidi. Fu così che mi accorsi dello strano modo che avevano di raffigurare la Luna. Essi, al pari di altri popoli come gli antichi turchi o babilonesi, conoscevano e raffiguravano molto bene la Luna e tutti disegnavano le fasi lunari da crescente a decrescente e viceversa, mostrando le gobbe lunari in alto e in basso rispetto all'osservatore. Le fasi lunari apparivano dunque modificarsi in senso verticale. È in questo modo che gli egizi mostravano la Luna nei bassorilievi. Andai invece a verificare come il satellite fosse disegnato dall'altra parte del mondo nello stesso periodo degli egizi. Mm-hmm. Le fasi lunari cambiavano orizzontalmente e non verticalmente, cioè come disegnavano la Luna, come la disegneremmo noi oggi in Italia. E io devo dire, sono stata tante volte in Egitto e il chiodo nel muro l'ho visto solo stavolta, ma la Luna è orizzontale da 3 sere. Ah, orizzontale, cioè? È orizzontale, è così. Così. Quindi ecco, era solo questa segnalazione che sì, magari poteva aiutare. Sì, devo dire che io ho preso le fotografie della Luna fotografate dall'Egitto e appariva in realtà verticalizzata, non è perfettamente verticale ovviamente, ma così, crescente, salente così. Quindi evidentemente sarà anche un problema di stagione, il che è possibile, però questa cosa è particolarmente interessante perché quando sia nel 36.500 a.C. che nel 13.500, grosso modo, ci sono stati questi due eventi cataclismatici che, a mio avviso, hanno sicuramente apportato una modificazione dell'asse magnetico e poi dell'asse ovviamente geodetico terrestre. Cioè la Terra si è girata in qualche altro modo per la conservazione della quantità di moto, soprattutto. E quindi c'era qualche cosa che non mi tornava, anche vedendo le fotografie che noi abbiamo, che internet mostra sostanzialmente del Cairo e della Luna del Cairo. Quindi può darsi che ci sia anche un problema di stagioni e di quando quelle fotografie sono state prese. Faremo un'analisi più approfondita. Grazie. Eccoci qua, vogliamo continuare? Buonasera a tutti. Eccoci. Io sono Stefano e volevo fare una domanda al professor Malanga. Allora, ieri siamo stati a Saqqara, al Serafeum, e abbiamo visto insomma questo complesso. Siamo rimasti tutti un po' affascinati, sbalorditi, perché in pratica ci sono questi 25 sarcofagi di granito, diorite e basalto, se non sbaglio. Hanno queste dimensioni, cioè, enormi, non hanno nulla a che vedere a sarcofagi che siamo abituati a vedere, insomma, 6, circa 2,5 metri per quasi 4 metri e 2 metri di altezza. Certo. Hanno uno spessore di 40 centimetri. Sì. E abbiamo, a parte le misure, abbiamo visto due cose che ci sono rimaste un po' impresse. Una, che rispetto queste nicchie, rispetto al corridoio, sono ribassate, cioè non sono allo stesso piano, ci sono un paio di metri di dislivello, e questo ci è parso un po' strano, ecco, come, cioè non ha senso. Sì. Perché collocarle a un'altra altezza? Allora. E poi l'altra cosa è che le superfici non erano perfettamente lisce. C'erano su quelli più scuri, in diorite e in basalto, c'erano come degli avvallamenti, delle deformazioni. Invece in quelle di granito ho visto che c'erano come dei bugni, delle protuberanze. Questo l'ho visto però solo in uno. Negli altri sembrava, ecco,
levigare. Sì. Volevo sapere, ecco, se ci aveva qualche, perché Certo, confrontandosi certo. tra di noi il vuoto, nessuno ecco, riesce a spiegare No. l'utilizzo. Dunque, allora, partiamo dall'inizio, facciamo una cosa veloce però. Il sarcofago è una parola che viene dal greco, che è sarcofago, cioè mangiatore di carne. In realtà questa cosa viene dal greco, perché gli antichi egizi il sarcofago non lo chiamavano così, no, lo chiamavano Neb Ankh. Neb Ankh vuol dire, dove Ankh è la croce della vita, il simbolo della vita. Neb è contenitore di vita, che è tutto un altro significato rispetto a sarcofago, no? Allora, siccome bisogna andare a vedere cosa dicevano gli antichi egizi, questo vuol dire che quella roba lì, che noi abbiamo sempre pensato che fossero dei sarcofagi, cioè dei contenitori che conservassero il corpo, la carne, in realtà erano contenitori di vita. Detta questa, ma perché innanzitutto i sarcofagi sono pesantissimi, quindi hanno una massa della Madonna, quindi l'energia vibratoria di questi scatoloni scusate, è un'energia molto particolare. È una scatola che dentro non c'ha iscrizioni, ce n'è uno solo che ha delle iscrizioni, se non ricordo male, a Saqqara, e queste iscrizioni qualcuno ha detto che sono anche postume, cioè sono state fatte dopo, perché ci sono anche degli errori della lingua egizia. Quindi mi è venuta l'idea che possano essere state fatte dallo stesso Zaki Hawass o da qualcuno dei suoi amici per depistare completamente il risultato di quelle che sarebbero state le nostre indagini, perché quella roba lì è una scatola dove dentro le pareti devono essere perfettamente lisce e squadrate, perché deve vibrare qualcosa. È una scatola che potrebbe avere il significato di trasportare un corpo da una parte all'altra, trasportare il Ka del faraone, o di chi comunque poteva accedere a queste strutture, e di trasportarlo da un'altra parte, cioè come si dice, un teletrasporto. Può sembrare fantasiosa questa spiegazione, però sulla base anche di alcune cose che noi non possiamo andare in giro a sbandierare, perché sono cose che magari vengono da ipnosi che noi abbiamo fatto, dove si vedeva che queste cose funzionavano in quel modo lì. Per questo dovevano essere perfettamente tirati a specchio. La quantità di materiale che c'è, dunque, non ci passa questa roba dalla porta. Quindi quando l'hanno costruita, sta roba, come hanno fatto a trasportarla lì dentro? L'hanno teletrasportata lì dentro perché non c'è nessun'altra possibilità. O si dice non lo so come l'hanno messa lì dentro perché i buchi non fanno passare questa roba che 170 tonnellate solamente di coperchio. Vi ricordo che quella forma di coperchio lì è stata trovata anche in una cava giapponese, dove certi tipi di sarcofagi sono stati trovati ed hanno la stessa forma di quelli del Serapeum, tra le altre cose. Poi questo lo mostreremo a Pompei quando faremo la conferenza là a settembre. E poi ci sono questi pugni che escono ogni tanto. Allora dovete capire che questa roba è così pesante che per trasportarla bisogna renderla morbida, come dicevo l'altro ieri a chi aveva fatto questa domanda. E per renderla morbida ci devi inserire dentro un vibratore. Questo vibratore produce l'ammorbidamento del materiale, soprattutto in un'unica direzione. Quando te questa specie di sonda, questo vibratore, ce l'hai dentro il materiale e hai finito di utilizzarla, la tiri fuori e nel tirarla fuori si porta dietro una goccia di materiale. E questi sono i
i bugni, diciamo così, i knobs che vengono tirati fuori e che si trovano in tutte le pietre, tranne in quelle in cui, togliendo questo aggeggio, l'hanno probabilmente, come si dice, tappate, l'hanno rimodellate prima che il materiale ritornasse solido. Quindi tutte le volte che noi, come a Pumapunku, come a Giza, in alcune pietre, per esempio di Micerino, si vedono bene, e sono state anche fotografate da Armando l'altro giorno, si vedono questi bugni che vengono fuori, come analogamente in India alcuni templi indiani hanno la stessa tipologia. Allora è evidente che in quel periodo c'era qualcuno che aveva la stessa tecnologia sparsa un po' in tutte le parti del mondo. Ecco che cosa servono quei due o tre bugni che vengono fuori ogni tanto. Nel coperchio, alla parte esterna, perché dentro devono essere limati, perché sennò la vibrazione si perde. Volevo far vedere alcune immagini di sarcofagi che abbiamo visto oggi al Museo Egizio, quello vecchio, non quello nuovo. Prima vi faccio vedere le immagini, che sono 2 o 3, e poi le commentiamo, magari le commentate, cioè vi chiediamo ovviamente qualcosa. Si riesce, vediamo se si riesce. Cosa è successo? Abbiamo ripreso tutto, a posto. Allora, vediamo se riesco a centrarla. Ecco, questa è una. Ah, sì, vedo. Ok, Perfetto. poi ve ne faccio vedere un'altra, che è questa, in più, Mm-hmm, sì. Vediamo se... Sì, si vede benissimo. Ok, sì. E poi questo qui, che era un altro ancora un po' diverso, un secondo che metta fuoco. Eccolo, certo. Ok, allora, rispetto ai primi, alle prime 2 immagini, dove si vedono queste protuberanze di cui abbiamo parlato, questa qui presenta delle protuberanze molto simmetriche e molto più pronunciate rispetto alle altre. Vediamo se riesco, è un po' difficile ovviamente con la telecamera riuscire a farle vedere bene, forse così si vede un po' meglio. Si vede benissimo. Sì. Sono molto più pronunciate, ad esempio, di quelle di Pumapunku, di Saxumayan, se l'ho pronunciato correttamente, non mi ricordo bene. Ok, e quindi volevamo, professore, un suo giudizio, perché sembrano molto simmetriche e molto pronunciate, quindi ritiene che si tratti comunque del segno lasciato dallo shamir, cioè quando viene estratto? Sì, non solo, ma in alcuni casi questo prolungamento serve perché quegli oggetti è probabile che servissero per metterci dei pali sotto che servivano per tirare su in qualche modo il coperchione. Questi sono fatti quasi uguali proprio a quelli a cui accennavo prima della miniera giapponese. C'hanno ai lati, e non solo, ma credo che ci sia anche un posto in Turchia, dovrei rivedere le foto, dove la copertura è più rotonda, ma ci sono sempre questi oggetti che escono. E in quei casi lì, dove sono molto geometrici, la mia idea che mi sarei fatto, potrebbe essere sbagliata, è quella che servivano in qualche modo come maniglie, diciamo così, per prendere il tappo del sarcofago e poterlo manipolare con maggiore facilità. È la mia idea. Le chiedo una cosa, perché sono i dubbi che ci sono venuti oggi. Quindi lei dice, nell'estrazione dello shamir hanno in qualche modo prolungato per creare una sorta di maniglia. Questa è un'ipotesi di lavoro. Sì. Però stiamo parlando di coperchi, perché ci sono solo sui coperchi, non abbiamo mai visti sul corpo del sarcofago. Però sono coperchi di decine di tonnellate. Certo. Cioè servono veramente centinaia di persone, se pensiamo che siano delle maniglie. Sì, sono delle maniglie che servono per trasportare questa roba, che invece di pesare 70 tonnellate di solito, uno dei tappi più piccoli pesava grosso modo 70 tonnellate, e
il peso non è 70 tonnellate, sarà 100 kg, perché con il sistema che dicevo l'altro giorno, la creazione di un buco bianco all'interno del coperchio sotto vibrazione permette di azzerare quasi tutto il peso, quindi un po' di peso sicuramente rimane, deve rimanere, e quindi si riesce, però ci vuole sempre 2, 3, 4, 5, 6 persone a tirarlo, a muoverlo fisicamente, questo oggetto qua. Ricordiamoci che queste caste ricche che potevano beneficiare della funzione del Neb Ankh, cioè del sarcofago, avevano bisogno di manodopera. Questa manodopera gliela fornivano gli uomini normali che erano lì, cioè i poveri disgraziati come siamo noi. E questa osservazione per primo nell'anno 1956 la fece Zaccaria Sitchin in tutto un altro contesto, in cui diceva: gli dei sono venuti qui ma hanno bisogno comunque della manodopera per ottenere i risultati che loro vogliono ottenere. Quindi anche Zaccaria Sitchin, che peraltro queste cose le aveva lette in libri completamente diversi, però non c'è grande differenza. Ancora una volta devo sottolineare come proprio le ricerche che stavamo facendo anche questa mattina e anche l'altro giorno mettono in relazione la lingua sanscrita con la lingua egizia. Quindi noi crediamo che per esempio Ka voglia dire spirito, no? E se te vai a vedere in sanscrito, Ka vuol dire essere maschile che brucia con il fuoco, e ci mettono anche un punto interrogativo. E questo punto interrogativo noi lì lo ritroviamo, per esempio, in tutte quelle parole di quella che derivano dall'ebraico, che deriva dall'egizio, dove c'è il Ka. Per esempio, Mikael. Mikael è chi come Dio con il punto interrogativo. Quindi vedete che sostanzialmente quello che c'era scritto nei libri di Zaccaria Sitchin col suo sanscrito, con questa interpretazione noi lo andiamo a ritrovare esattamente nelle parole egizie. Quando io è 2 o 3 giorni che sto facendo questo lavoro, cioè sto prendendo alcune parole egizie di nostro interesse, come Sakkara, no? A nessuno gli è venuto in mente di andare a vedere sul vocabolario sanscrito cosa vuol dire Sakkara. Guardate che esiste, è un nome comune che vuol dire una cosa ben precisa, come arca dell'alleanza, no? Arca sono 2 parole egizie che nel tempo hanno voluto dire contenitore, ma in realtà vogliono dire anche cosa splendente come un sole contenuta lì dentro, che noi non sappiamo che cos'è. Questa sarebbe la traduzione, pensate, in arca. Ecco, quindi teniamone conto di queste cose, perché non le troviamo solamente nel mondo egizio, ma mi sembra che le ritroviamo un po' dappertutto. Grazie. Posso, nei sarcofagi che abbiamo visto nel Serapeum, non abbiamo notato, come diceva prima Stefano, non abbiamo notato, a parte in un sarcofago di granito, negli altri di basalto, non abbiamo notato questo tipo di protuberanza. Abbiamo però notato e fotografato tutta una serie di avvallamenti sulla superficie che non sono tanto delle onde, ma sembrano, è come se il coperchio del sarcofago fosse stato realizzato in pongo, per dare un'idea, e ci fossero quasi delle impronte, perché sono tonde, sono certo. come se fossero dei buchi nella sabbia, scucchiaiate, sì, come se fossero delle scucchiaiate. Sì, certo. Questo potrebbe avere un significato preciso. Da una parte mi ricorda esattamente, in America c'è un mountain, non mi ricordo qualcosa, dove ci sono queste mani di questi uomini più o meno primitivi che hanno, diciamo, con la forza delle loro mani modellato la pietra. E noi ci dobbiamo ricordare che lì c'era
la possibilità di modellare la pietra perfettamente con le nostre... Sì, perfetto, ce l'ho chiaro. Quindi io mi immagino anche che ci siano stati dei percorsi, degli errori di percorso. Cioè, ve l'immaginate un operaio che passa di lì e a un certo punto inciampa e si appoggia al sarcofagone avallandolo, diciamo così, creando degli avvallamenti. Oppure c'è un'altra ipotesi, e noi non sappiamo ovviamente, però è importante fare delle ipotesi, perché se non si fanno delle ipotesi non si riesce mai ad arrivare a una soluzione finale. Se questa roba doveva avere una massa precisa e questa massa per qualche motivo era stata calcolata male, bisognava togliere materiale, perché se no la vibrazione non sarebbe stata quella corretta. Siccome mi sono già ritrovato in altre situazioni in cui questo tipo di operazione andava fatta, non dobbiamo escludere neanche questa ipotesi di lavoro. Molto interessante. Un'ultima cosa, abbiamo visto oggi, sempre al Museo Egizio, questa statua di Nano, sembra dolicocefala, e questa è indicata come quinta dinastia. I sarcofagi che abbiamo fatto vedere prima sono indicati come quarta dinastia. Questo qui era una sorta di... era un nano, mi sembra che fosse... Sì, aveva una funzione, diciamo, all'interno delle dinastie, eccetera. Quindi, ecco, volevamo anche qui la sua opinione, se secondo lei rientra o meno. Non ne ho la più pallida idea. Potrei dire qualsiasi cosa che mi viene in mente e che potrebbe avere un significato come potrebbe non averlo. Lo shamir, per esempio, nell'antica... nella creazione, mi sembra di ricordare, sia perché è stato utilizzato anche dal popolo ebraico per la costruzione del Tempio di Salomone, lo shamir, è stato era utilizzato da un popolo di nani, e così anche ci sono ricordi di questo tipo nel mito sudamericano, dove lo shamir si chiamava in un altro modo, cioè un popolo di nani. Magari questa cosa può avere un senso come può non avere un senso, perché noi abbiamo un problema. Già facciamo una fatica della Madonna a cercare di capire cosa è successo in quel periodo, ma prima di fare questa fatica dobbiamo cancellare dalla nostra testa 35.000 anni di storia che ci hanno insegnato che non è più corretta, neanche un pezzettino. E quindi siamo veramente... Il tentativo nostro è di ricostruire, seguendo ipotesi di lavoro completamente differenti, come per esempio vai a vedere che cosa quelle parole volevano dire in sanscrito e scopri che sostanzialmente ritrovi gli stessi significati che potevano crearti dei dubbi in antico egizio. Ma siccome la parola in sanscrito è la stessa, allora i dubbi cominciano a dissiparsi. E allora vuol dire che il significato vero è proprio quello lì. Ecco, dobbiamo seguire delle vie alternative che non ha ancora seguito nessuno. E siamo all'inizio di questa cosa qui, perché nessuno ha fatto quello che stiamo facendo noi. Faccio vedere, poi lascio spazio a tutti gli altri. Mi hanno passato un cellulare, c'è una bella foto dei sarcofagi del Serapeum. Sì. E sembra... Allora, aspetti che cerco... Allora, vedete le proporzioni rispetto a una persona. Questa è la parte bassa del sarcofago, che è più di 2 metri, circa 2 metri, anche qualcosa in più, e quella parte scura che vedete sopra è lo spessore tipo di quasi 1 metro diciamo del coperchio, e sembra qui in basso che sia quasi ammaccato, no? Prima avevamo fatto l'esempio del pongo, qui sembra proprio ammaccato l'angolo, ed è liscio, non è slabbrato. Non c'è taglio, non è spaccato. Questo è un collasso dovuto alla massa, nel senso che mi posso permettere io, Corrado, di dare cioè nel senso che sicuramente per muoverlo ci voleva per esempio questo shamir che dal punto di vista fisico generava è un emettitore di fononi a banda stretta, una sorta di laser di fononi, dove la frequenza di emissione di queste vibrazioni andava a interagire con il reticolo cristallino del materiale.
Perché non fondeva completamente il reticolo cristallino? Perché il reticolo cristallino non è puro, cioè quindi solo le parti localmente pure fondevano a una certa polarizzazione, quindi per esempio a un asse cardinale, per esempio l'asse Y. Nel momento in cui, e quindi perdeva massa, perché c'è la fisica che dice che perde massa. Quindi se lo dovevano spostare ci voleva lo sciamire per forza, se no non si spostava questa cosa. Quindi è un generatore di calore freddo, perché dal punto di vista informativo l'entropia è bassa. Il calore normale fatto con le fiamme è un calore in broadcast dal punto di vista dello spettro. Invece quello era un laser, quindi non si dice laser perché è per la luce laser, però è una sorta di fotone, emettitore di fotoni a banda stretta. E quindi andava a indebolire questi legami e quindi si ammorbidiva e contemporaneamente perdeva massa. Lì è successo che come si è raffreddato sto coso, magari quando si raffredda riprende la massa, però giù non è ancora finito quell'effetto e è collassato un po', Cola. secondo me. C'è da dire che noi crediamo che quella roba lì sia la piramide di Djoser e tutto quello che c'è lì sotto sia stato costruito verso cioè, la piramide più antica, dicono loro, 4600 anni prima di Cristo, qualcosa del genere, se non ho sbagliato datazione. In realtà tutto questo giochino è molto più antico, e noi non sappiamo in quanti periodi c'è stato messo mano. Tanto è vero che, come avete fatto notare voi, i box del Serapeum, che sono più di una ventina, sono diversi, sono di due tipi sostanzialmente, uno un po' più grossolano e uno un po' più lucidato, diciamo così, un po' più bello, un po' più fatto bene. E questi oggetti, tra parentesi, vengono da molto lontano, cioè la qualità del granito non è neanche di quella zona lì. Per esempio, uno dei sarcofagi, dei due sarcofagi, cioè quello che è stato trovato nella tomba, nel pozzo di Osiride, che poi è la tomba di Osiride, che voi non credo visiterete, a 35 metri sottoterra sostanzialmente, al primo livello, a 24 metri sottoterra, è di un granito che non c'è in Egitto, che probabilmente può venire dalla Turchia, che è anche, tra le altre cose, stranamente lievemente radioattivo. Quindi, come ce l'hanno portato lì? Come ce l'hanno infilato? Questa è roba che veniva da un'altra parte, che veniva spostata, e per spostare quella roba lì ci vuole una macchina che probabilmente non va neanche con le ruote, ma va in qualche altro modo. Quindi queste sono tutte cose che... In quanto tempo è stato costruito il Serapeum? In 10 giorni? In 10 anni? In 2000 anni? Questo noi non lo possiamo sapere. Però sicuramente tutta quella parte di roba che voi avete visto è molto più antica, di 13.000 anni fa sicuramente. E indietro noi non ci possiamo andare perché diremmo delle cifre che non hanno senso. La sensazione. Sì, questa storia ovviamente l'abbiamo notata tutti e non abbiamo la possibilità di rispondere in modo corretto, ma possiamo fare delle ipotesi di lavoro. L'ipotesi di lavoro che viene in mente, qui abbiamo già discusso tra di noi alcune volte, è che le persone, il gruppo di persone che facevano queste cose veniva da un processo di acquisizione di consapevolezza differente dal processo umano, per cui essendo soggetti che per allora erano sicuramente più consapevoli, usassero e utilizzassero le forze della natura
per fare quello che facciamo noi con i transistor e con i microchip oggi. Ma è proprio la forma mentis che loro avevano che è completamente differente, cioè utilizzavano invece della tabella periodica degli elementi l'acqua, l'aria, il fuoco e questa roba qui, insomma, i 4 elementi fondamentali dell'universo. Questo, se fosse vero, prevede assolutamente di collocare queste persone in un processo evolutivo differente da quello terrestre. Punto. C'è del calcare, no, sulle pareti e sappiamo che possiamo datare le cose attraverso elementi organici, no? Con le varie datazioni. Lì non ci sono elementi organici, ma con la radiometria si può datare l'interno, la parete per dire che ha fatto vedere prima con tutte quelle nicchiette che è calcare, si può fare una datazione per capire che epoca, quando l'hanno messa, una cosa così? Sì, dunque, ci sono delle tecniche che vengono utilizzate proprio anche nel campo delle piramidi, che magari la gente non le conosce. I lavori scientifici che sono stati pubblicati, che sono pochissimi, sono passati sotto silenzio. C'è per esempio una tecnica di cui non ricordo il nome perché non sono un esperto di queste cose, che ti permette di datare quando una pietra, quanto è rimasta fuori all'aperto, per esempio. E questi studi sono stati fatti e applicati sulla piramide di Chefren, per esempio. E nei lavori scientifici si fa vedere che questa piramide di Chefren così è molto più antica di quanto non si possa immaginare sulla base dei dati storici. Sì, queste cose si possono fare, però quello a cui noi abbiamo assistito in questi anni è che qualsiasi tipo di approccio, che non sia l'approccio che ti dice questa roba ha 2500 anni prima di Cristo, viene confutato. Esempio, la piramide, va bene, abbiamo trovato dei microrganismi all'interno delle pietre. Questi microrganismi sono fatti di materiale organico, abbiamo applicato il carbonio 14 e abbiamo visto che questa roba è molto più antica. E lì parlano di 12-13 mila anni, ovviamente. E chiaramente questi signori, cioè i confutatori di queste teorie, dicono no, l'analisi è giusta, però quei microrganismi non facevano parte della piramide, facevano parte del materiale che magari è esistito da milioni di anni. Quindi quei microrganismi, che sono sostanzialmente microrganismi marini e fluviali, non datano la piramide, ma datano semmai la pietra con cui la piramide è stata costruita e viceversa. E ci sono quindi tutta una serie di obiezioni alle quali è difficile rispondere. La maggior parte delle datazioni fatte mostra, con tutte queste tecniche diverse, che questa roba è molto più antica, ma ad ogni tipologia di datazione c'è qualcuno che dice no, ma lì, per esempio, quello che ci viene in mente è una chiave di lettura che mette tutti d'accordo, tranne coloro che non la vogliono sentire. La chiave di lettura è che 13.500 anni fa le piramidi già c'erano da un pezzo e quando il livello del mare si è alzato oltre i 150 metri, tutte le piramidi della piana di Giza si sono appiccicate con microrganismi marini che venivano dal mare, ovviamente, no? Non ci dimentichiamo che dentro le piramidi ci sono state trovate 2 inch di cloruro di sodio sulle pareti, che è cloruro di sodio marino. Quindi, voglio dire, l'acqua del mare è entrata lì dentro a un certo punto ed è evaporata con grande lentezza, perché sennò... E cosa ha fatto Zaki Hawass? Come è entrato ha pulito tutto per evitare che questa cosa... Evidentemente la gente pensasse, ma da dove viene questo cloruro di sodio? E che cosa ha detto Zaki Hawass? Che il cloruro di sodio era dovuto al sudore degli visitatori della piramide.
Beh, l'ha detto e l'ha pubblicato, quindi vi rendete conto di come sia difficile anche utilizzare una tecnica completamente diversa che potrebbe dare delle indicazioni, perché comunque c'è una serie di critiche che poi non porterebbero da nessuna parte. La cosa meravigliosa del radar ad apertura sintetica è che noi con questa tecnica tagliamo la testa al toro, non perché stiamo valutando in qualche modo la vecchiaia delle costruzioni, ma perché stiamo chiaramente dimostrando che questa roba non può essere stata costruita 4.000 anni prima di Cristo, perché non c'erano i prerequisiti a quel tempo perché la razza umana avesse la tecnologia per costruire quella roba lì. Quindi è una datazione totalmente indiretta, ma estremamente efficace.